Il Cammino di San Benedetto è un percorso di circa 300 km che tocca i 3 principali luoghi della vita di San Benedetto da Norcia. Norcia, dove il santo nasce alla fine del V secolo, Subiaco, dove Benedetto si ritira per 3 anni eremita in una grotta e complessivamente per una trentina d'anni diventa fondatore di comunità monastiche. E infine Monte Cassino, dove Benedetto muore e lascia ai posteri quella regola che è sintetizzabile nel motto Ora et Labora. Nel percorrere questo itinerario non toccheremo soltanto luoghi benedettini, ma anche tanti luoghi della cosiddetta Italia minore. Piccoli borghi molto interessanti, tagliati fuori dal turismo di massa e forse proprio per questo capaci di attrarre il viaggiatore attento. Nascono anche tante belle amicizie, sia con i pellegrini che camminano al nostro fianco, sia con gli amici del cammino. Sono volontari in loco che si sono messi a disposizione per sostenere questo progetto e si rendono disponibili per qualsiasi necessità che il pellegrino abbia. Dunque un pellegrino che si mette in cammino sa di poter contare su persone che si danno da fare per lui. Il consiglio che vi do è quello di partire al più presto, non preoccupatevi se magari è anche la prima volta che vi mettete in cammino, perché il cammino si fa strada facendo. Vi auguro di fare un buon cammino e che la gioia vi perseguiti sempre. Partiamo da Norcia, città in cui San Benedetto nacque nel 480 e tra le più devastate dalle scosse sismiche del centro Italia nel 2016. L'atmosfera è come sospesa. Non è semplice raccontare quei momenti perché fortunatamente passa tutto velocemente. Poi magari piano piano uno riflette e ripensa a quello che poteva succedere e che fortunatamente non è successo. Però qualche danno in giro c'è, come avete visto le chiese, le mura castellane, le strutture più antiche e più vecchie si sono danneggiate seriamente. San Benedetto io credo che qualcosa ci ha aiutato, perché non è successo niente e quindi qualcuno dall'alto credo che ci ha protetto, sicuramente. Speriamo che tutto venga svolto in maniera chiara e pulita, tutta la ricostruzione al più presto possibile per far modo che Norcia ritorni quello che era. E più gente arriva e prima ripartiamo, tutti quanti. Prima di partire, Andrea ci timbra la credenziale, il documento di viaggio del pellegrino. Sono all'incirca 300 km da Norcia a Monte Cassino. Un buon incomincio, un buon principio può essere quello di parlare bene, così sarai benedetto. Se no l'alternativa è abbaiare. Abbaiare. Non vuol dire niente. Ciao cuccioli. Alla fine della prima tappa arriviamo a Cascia, che come tanti altri borghi che incontreremo è costruito sopra una cima. Per fortuna ci sono le scale mobili, ma solo fino alle 20, e arriviamo alle 20:01. A Rocca Porena saliamo al sacro scoglio di Santa Rita, luogo dove la donna era solita pregare, ed ora è meta di pellegrinaggio per i molti fedeli che lasciano una rosa per omaggiarla. La vescica. Mi fa male i piedi o le vesciche. Mal di spalle, mal di schiena. Ho sete, ho sonno. Dura,
Sembra una tortura, ogni passo una tortura. Al Colle del Capitano sanno bene come accogliere i pellegrini e ripartiamo ristorati nel corpo e nell'anima. Tutti i valori che si cercano lì si trovano, no? Dall'accoglienza, l'altruismo, la generosità, la gentilezza, ma tutto in modo semplice e genuino. E tra l'altro hanno questa fattoria dove tutti gli animali sono liberi. Ci torneremo. Monteleone è una delle perle della zona, un paese interamente ristrutturato, con potenziali eccezionali, con ricchezze artistiche e storiche di primo livello. Sostengo che il cammino aiuti comunque a scoprire posti che se no rimarrebbero sconosciuti. Ecco. A settembre mi mettono una protesi al ginocchio perché ormai il mio ginocchio è ridotto all'osso. Sono tutto rotto al 70%. E sono un miracolato comunque. E siccome sono anche un miracolato voglio ringraziarlo in qualche modo, no? Il nostro essere superiore. Ma nelle mie preghiere gli ho detto fammelo fare, l'ultimo, il primo, l'ultimo. Sono rinato. La morte è semplicemente lasciare questo corpo e continuare, ma non è morire, è lasciare semplicemente questo corpo, perché tu non muori, sei ancora sveglio quando lo lasci. Luca, se mi concentro così non arrivo più su. Ma anche Luca, non che lui. Alla fine della discesa arriviamo a Poggio Bustone, paese a cui San Francesco d'Assisi era affezionato, vivendo alcuni anni come eremita in una grotta nei suoi pressi. Incontriamo Pietro, che ci racconta come il santo viene ricordato nel suo paese. Il 4 ottobre 1209 venne San Francesco e da quel giorno ogni anno la mattina si ripete che uno col tamburo passa per il paese e saluta e dice: buongiorno Pietro, buongiorno Mario, buongiorno Pasquale, saluta tutti la mattina del 4 ottobre. È una cosa meravigliosa. Poesia a San Francesco di Poggio Bustone. Da qui al piazzale guardo quella roccia ricoperta di licini verdi scuro, giù sotto una chiesetta dell'eremita il poverello che divisi coi poveri il mandello. Era Francesco che nel 1209 venne a Poggio Bustone. Buongiorno buona gente, disse quel mattino. Datemi una crosta di pane, un po' di vino. Pian piano attraversò il paese per portarsi a Monte Poverino, a piedi nudi verso il suo destino. Fece un sentiero sul tortuoso colle ed ogni tanto, stanco e sofferente, si riposava sopra qualche scoglio.
ed arrivato sotto lo strapiombo vide una piccola grotta nella roccia. Vi si adagiò sulla pietra poggiando la capoccia e con dolcezza esclamò: «Sono a casa mia, l'ho trovata alla fine della via». Chiamò lupi e uccelli, dicendo a loro: «Non mi cacciate via da questo luogo, mi fermo qui, in vostra compagnia, da questa grotta e non andrò più via». Io ho scritto questa poesia, Pietro. Questo lo mettiamo qua, questo è il fucile, guarda. Solo legno, ecco, tutto legno, vedi? Guarda questo quanto è bello, eh? La mamma è la più bella poesia. Guarda questa con la scritta che belli e brutti, capito? Buon Natale a tutti, belli e brutti. Ecco, così. Uno può raccontare, dice: nonno Pietro passava il tempo facendo queste cosette qui. Tutto, non è che, vedi, è tutto sottosopra come deve essere dove lavori, se no non lavori. Perché c'è un po' di polvere. Allora questo ve le regalo, ecco. Grazie. Sono più contento, lo portate come ricordo per me a Milano. È stata una bella cosa incontrarvi, meravigliosamente vi dico grazie. Grazie. Io ne incontro tanto qui che passa gente. Lo volete in goccetto? E c'ho il cuore d'oro, c'ho il cuore grande. Io c'ho il cuore grande. Quando arriviamo a Posticciola incontriamo Marco e Barbara, una coppia che si è conosciuta grazie alla passione per il Cammino di Santiago. L'hanno fatto in periodi diversi e quando sono ritornati si sono innamorati. Il cammino chiamava da un sacco di anni, 6-7 anni addietro. Chiamava e non ero mai riuscita a partire. Vuoi imprevisti, altre volte la paura. La paura del niente poi in fondo. Ed è paradossale perché tutte le mie paure poi durante il cammino si verificavano, no? Avevo paura delle vacche, incontravo le vacche sul mio percorso, avevo paura di perdermi, mi sono persa 1000 volte. E però continuavo a cercare poi la strada. Poi se tu ci pensi è un po' la vita, no? Tante volte gli imprevisti, quello che può succedere. Quindi difficile poi è tornare e convivere con quello che è stato il tuo insegnamento, che può essere in 100 chilometri, o può essere in 1800, può essere in 800. E solamente quando stai veramente solo, ma non solo un'ora, solo 2 ore, solo per un po', sono riuscito a ritrovare la mia persona, il senso vero della vita, camminando da solo, stando con me stesso. Adesso credo in Dio, anche se ti chiedo scusa in diretta, ogni tanto ancora ti nomino, e mi ha portato fino a lui facendomi fare tante deviazioni, però mi ha fatto sempre solo la freccia. E vuoi un macchiato, Gioia? Sì, perfetto, grazie. E fai un buon cammino.
Lo posso mettere io? Assolutamente. Ci metto la mia firma. Lo presento sindaco e vice sindaco. Meglio di Due così, pellegrini non sul bancone di Bardea. Ho capito. Caffè. È un turismo giusto, lento anche per borghi come i nostri, e poi vedere soprattutto la popolazione che ha accolto positivamente il pellegrino, vedere la gente che partecipa e ti viene a bussare, no? Perché io poi abito al centro storico e ti cerca, come dire, dove lo collochiamo, come possiamo fare. E c'è sempre un posto. C'è sempre un posto, sì. Chilometri così di salita, se non muoro sto biondo. Due persone che sicuramente ogni pellegrino conosce lungo il cammino di San Benedetto sono Simonetta e Maurizio, una coppia di Orvinio che ospita calorosamente i pellegrini e con piacere si ferma a chiacchierare con loro mentre gli danno ristoro alla fine della tappa. Però quando venite voi fuori stagione per noi è un piacere proprio, perché ce li possiamo godere, perché veramente adesso stanno arrivando da tutto il mondo e qui se non c'era il cammino voi non sareste mai venuti. Poi voi venite fuori stagione durante la settimana quando qua non verrebbe nessuno, quindi riempite tutti questi vuoti, veramente. Ciao Maurizio, piacere. Marco, piacere. Ciao, bene, stancamente bene, sì. Questo è il cammino forte, cioè, questo ci dicono i pellegrini, poi io comincio vagamente a intuire. E gente dice io ho fatto questo, ma questo te entra dentro, questo te cambia. Ho scelto quello giusto allora, ma uno ha fatto bene. A Mandela siamo ospiti di Lino e Iana, che ci tengono a farci sentire una canzone che Lino ha composto in onore dei pellegrini sul cammino di San Benedetto. Sai, una sera parli con un pellegrino, una sera con l'altro, e ho colto un po', pur non avendolo mai fatto il cammino, però ho colto quello che loro vedono, le loro esperienze, i loro sentimenti. L'ho chiamato sul sentiero dell'amore. Vado, Ho il mio tecnico personale che si chiama Iana. Ecco, è andato. Comincia a camminare lentamente nel giorno che si annuncia da lontano, lo sguardo sempre
male ai piedi in una maniera incredibile. Che mi brucia la gamba sinistra, ma arriva fino al ginocchio. Ci purifichiamo attraverso il dolore. Questo è quello che sto cercando di fare, visto che c'è. Se non c'è è meglio, ma visto che c'è. Dopo essere andato un po' avanti, mi fermo per aspettare Marco, proprio mentre sta per avere un mancamento. Ma che te lo fa fare? Perché continui? Dai, merda. Così è. Perché non è tanto il dolore lì, cioè. Ce ne siamo legati a qualcosa di più profondo, e la sofferenza parte tutta da lì. E allora quando poi vai a vederla e ti accorgi che in realtà che siamo già amati e perdonati. Subiaco è il centro di questo cammino, non solo dal punto di vista chilometrico, ma soprattutto storico. Qui si trova il più antico monastero rimasto dei 13 fondati dal santo, il monastero dedicato alla sorella, Santa Scolastica. E poco più in su troviamo il Sacro Speco, dove si trovano magnifici affreschi della scuola senese, un affresco di San Francesco realizzato quando egli era ancora in vita, e dove si trova la Grotta Santa che ha ospitato San Benedetto per 3 anni. E vorrei camminare sempre tutta la vita, mi piacerebbe camminare tutto il mondo. Dichiaro la mia droga, sì, sono cammino dipendente. Cosa sarebbe il cammino se non cogliessi quello che c'è attorno a me, e mi sento quasi tremare nel dirlo, se non cogliessi questi alberi che sono mossi dal vento, no? È un attimo, un momento irripetibile, non ritornerà mai più, no? Guarda là, la luna. Cioè, secondo me sono tutte magie bellissime, istanti eterni. Mi sa che me ne vado al mare. E infatti, arrivati a Collepardo, Marco è costretto a fermarsi per una tendinite. E qui troviamo Lillitto, una persona amata da tutti i suoi concittadini. Sono come un po' il jolly di questo paese qui, perché riesco a fare di tutto, dove posso dare una mano nelle mie possibilità, nelle mie capacità di fare, riesco a fare un po' di tutto. E dico a tutti i giovani, chi vuole madre, vuole farsi cose, cioè, se ci inventiamo qualche cosa, viviamo in un paesino così bello, anche se purtroppo il lavoro questo è, i turisti che vengono
sembra che non se ne vanno tanti scontenti, rimangono contenti, anzi dicono torneremo sempre di più. Ok, a noi ci fa piacere, però venite troppi, ma non rompete le scatole troppo. E poi ho incontrato voi. Buongiorno. Per esempio, vedi, questi a me mi sono antipatici. Perché oggi mi sembra la gente è tutta incazzata, sembra che il mondo, ma il mondo è così bello. Se lei la mattina si alza, Giacomo, con i gioielli di famiglia girati, vedrà che la giornata non la vedrà buona, invece se la prende con armonia, lo stesso il lavoro, qualsiasi cosa, tutto se lo si prende con come si dice, con l'amore di fare qualcosa, di quello che sa fare, non si deve ammazzare perché, ma neanche deve oziare, se sta facendo un lavoro, a fine serata si deve vedere il lavoro, e tutto riesce bene. No? Buongiorno, anche se ce lo siamo detto pure prima. E niente, ancora non hai finito di girare. Questo è il palazzo di Colonna. Lillitto ci fa fare un giro nel suo paese, mostrandoci le sue particolarità. Avete un po' rotto, però a me ha fatto piacere, insomma, perché dare notizie di questo paesino, come ce ne sono migliaia in Italia, che sono tutti belli. E vi dico grazie, che vi devo dire? E buon cammino. Grazie. Ieri sera, arrivando molto tardi, il sole chiaramente non c'era, il vento faceva fatica a presentarsi e abbiamo tutti i panni bagnati, visto che questo lusso non ce lo possiamo permettere, e gli zaini, oltre a portare indietro la casa, portano anche indietro la lavasciuga. Aggiungiamo tutto, sicuri che perderemo qualcos'altro, perché se non lasci qualcosa durante il cammino non è un cammino vero, a quanto pare. E siamo pronti per ripartire. Vivo a Torino, ma sono della Bassa Ciociaria di Pontecorvo, un paese vicino a Cassino della provincia di Frosinone, vicino anche al nostro punto d'arrivo che è a Monte Cassino. In realtà io non ho mai fatto alcun tipo di sport se non la seduta dal divano, però ho la sollevatrice di libri. Sono molto entusiasta, poi mi dicono che sono entusiasta della vita, ma spesso lo fingo, e invece in questo momento sono molto entusiasta, sì. Ci sono tracce della presenza dell'ordine benedettino lungo tutto il cammino. Tra le più importanti troviamo Trisulti e Casamari. La Certosa di Trisulti è stata fondata dai monaci certosini, un ordine benedettino dedito alla clausura. Restiamo incantati dall'antica farmacia e dagli affreschi che sembrano osservarti. L'abbazia di Casamari è stata fondata dai monaci cistercensi, un ordine di monaci militari che contribuirono a redigere la regola dei Templari. Qui ci colpisce l'austerità dell'architettura, delineata dallo stile gotico. Questo cammino è il mio primo cammino e devo dire bei posti, ma allo stesso tempo anche abbastanza impegnativo. Io non sono credente, mi ritengo una persona atea, non pratico, ma non per questo non sono andato a messa quando mi è capitato durante il cammino, non sono andato nei conventi, fa parte dell'esperienza del cammino, quindi perché non farlo? Guarda, questa è buonissima, ne avete la montagna. Se mi sporco troppo refrescate pure un po'. Buonissima. Grazie, Grazie. Io sto sempre qua quando passano i colleghi, quelli che vogliono ci do un po' di pomodori. La città è di pomodori. Da quanti anni si mangia i pomodori? Prima gli mangiavo poi mio padre, mia madre, mo sono rimasto io e mi sono rimasti pochi giorni. Ma sì, che pochi giorni. Ma non so, ho fatto la guerra io.
la guerra del 40, sa. Quanto posso avere? 90 anni, del 29. Complimenti. Buona passeggiata e buona partenza rivenne dal padre giù. E noi 300 di questi anni. Grazie tanto, grazie. Arrivederci. Ciao. Stiamo per arrivare all'unica cascata italiana che scorre proprio nel centro di una città. Ma quanto è grande la cascata? Superata Arpino, paese natale di Cicerone, incontriamo una famiglia del luogo che è felice di conoscere i pellegrini di passaggio, la famiglia Ricci. Qua passano tanti pellegrini? Sì, francese, Svizzera, la Sardegna. E offrite sempre il caffè, no? Eh sì, alla fine un caffè non è niente. I Ricci ci tengono a portarci in un punto delle loro terre dove si gode della vista panoramica. Michele si emoziona ricordando la storia di Cicerone, come se fosse un suo amico di lunga data. Cicerone abitava a Arpine, poi sopra c'aveva la casa proprio in cima a Civitavecchia. Che andava a piedi, da Arpino se ne andava sopra alla casa sua a piedi. Poi si misero tutto contro e se ne stava imbarcando alla parte di Gaeta, dove stava andando. E l'hanno ucciso. L'hanno ucciso. Figlio è un personaggio che voleva le cose giuste, però andando non ce la faceva fare. Cicerone mi piaceva il vino, vero? Ma che mi piaceva pure a me. Tutto, noi Arpini siamo una reputazione di ubriacone. E manco poteva prendere la storia, diciamo, certo. Dai nonni, bisnonni. Vai, smetti. Smettiamo la nostra reputazione. Continuerà anche dai figli, nipoti. Passiamo. Il vino è buono, succo di frutta. Vi auguro un buon cammino a tutti. Grazie. Che eravamo arrivati assetati, affaticati e di corsa per gli insetti, ora ce ne andiamo con la pancia quasi piena, di certo le mani pieni di acqua fresca e pieni di, non lo so, di sensazioni positive, perché ci hanno aperto veramente le porte della loro casa, in tutto e per tutto. Arrivati a Roccasecca, il signor Angelo accompagna i pellegrini con passione nei luoghi più importanti della zona. Per prima cosa ci porta all'eremo dello Spirito Santo. Al seguito di San Benedetto si mossero da Subiaco altri monaci per seguirlo in tutto e per tutto quello che aveva fatto, anche trascorrendo un periodo della loro vita dai eremiti. E qui in questo posto si era instaurata una piccola comunità di monaci benedettini. Dopo ci accompagna alla chiesetta di San Tommaso d'Aquino. La sua fama era immensa quando era ancora in vita. Dopo la morte, nel 1274, è stato fatto immediatamente santo, nemmeno 100 anni dopo. E nemmeno 100 anni dopo a Roccasecca era già pronta questa chiesa, che è la prima chiesa al mondo costruita in onore di San Tommaso d'Aquino. Dopo 2 giorni di pausa, Marco è ritornato a camminare. Racconta a Cristina quello che ha imparato lungo il cammino. Su una base di eternità, di pace e di grandezza immensa, no? Se vuoi, in quel momento in cui c'è l'incontro fra Dio e l'uomo, in quel momento lì la sofferenza si annulla, non esiste più. E quindi anche quella fisica non esistono più. In quel momento passa tutto il male. In quel momento sei pieno, sei sazio, in quel momento la grandezza ti tocca
e ti commuovi, non puoi, perché è talmente immenso. E questo è quello che io mi porto a casa di base, come comprensione di esperienza vissuta del cammino. Sono partita con l'entusiasmo e torno ancora più entusiasta. Non ho trovato delle risposte perché non sono venuta cercandole, però ho trovato conferme che posso farcela, che si può fare, e soprattutto che vedere le stesse cose ogni giorno ti inaridisce. Ma vedere così è diverso, cioè è tutto diverso vederlo così. Conoscere così le persone è diverso. Credo realmente che quando ripasserò per questa strada penserò a questo momento. E credo che forse è l'unico momento che conta di tutte le volte in cui sono passata in questa strada. Quindi assolutamente credo che sia così. Ti piace? Il cammino di San Benedetto è stato un viaggio in due mondi nello stesso tempo. Quello benedettino, con i monasteri, le abbazie, i conventi e molti luoghi sacri sparsi lungo il cammino. E quello dell'Italia minore, che con i suoi borghi storici e paesaggi naturalistici minore non lo è per niente. Da Norcia, dove c'è stata la distruzione e si attende la rinascita, arriviamo rinnovati nello spirito all'abbazia di Montecassino. Più volte distrutta nel corso della storia, è sempre rinata dov'era, com'era. Abbiamo incontrato luoghi e persone unici che non attendono altro che essere scoperti, così come altri ci attendono nelle prossime avventure. Insieme verso un nuovo viaggio.